Quindi stiamo iniziando, no, a discutere cosa sia una parabola e, diciamo, senza andare troppo nel teorico, quello che a noi interessa sapere è che una parabola in genere si presenterà quasi sempre in questa forma: y uguale a x quadro più bx più c. E tutti questi coefficienti che noi andiamo a trovare ovviamente sono fondamentali, perché una parabola è determinata esclusivamente da questi tre coefficienti. Quindi queste strutture qua, queste lettere che poi sono le variabili, rimangono fisse e sono questi tre coefficienti a determinare come è fatta una parabola. Motivo per il quale io ho bisogno di tre condizioni per potermi determinare una parabola, e questo, diciamo, possiamo già affrontarlo in un esempio. Ti do 3 punti e per quei 3 punti mi devi andare, diciamo, a trovare una parabola. Quindi questo è una modalità di esercizio. Pure altre modalità di esercizio sono appunto quelle di andare a trovare il vertice, il fuoco, cose di questo tipo qua. Però appunto iniziamo da uno degli esercizi più semplici, se vogliamo, è quello di andare a determinare una parabola dati 3 punti. Quindi adesso ti assegnerò 3 punti e poi con questi andiamo a trovarci una parabola. E così diciamo che stiamo già affrontando una tipologia di esercizio. Supponiamo dunque di avere 3 punti, come in questo caso, e l'esercizio sul libro dice questo: scrivere l'equazione della parabola con asse di simmetria parallelo all'asse delle y, passante per i punti 1, 0, 3, 0, 4, 3. Quindi, diciamo, al di là di quanto possa essere complicato il testo dell'esercizio, in realtà la cosa semplice che c'è da fare è semplicemente quella di andare appunto a riconsiderare l'equazione di cui parlavamo prima, che è questa: y uguale ad ax quadro più bx più c, e quello che bisogna fare è andare appunto a prendere questi punti a, b e c e andare a sostituirli all'interno dell'equazione della mia parabola. Quindi ricordiamo che questa colonna qui rappresenta le y, mentre questa colonna qui rappresenta le x. Quindi noi dobbiamo andare a prendere quei valori numerici e sostituirli esattamente così come stanno dentro la nostra equazione, e dobbiamo farlo per 3 volte. Ricordiamoci appunto che siccome dobbiamo farlo per tutti e 3 i punti, cioè non basta farlo per uno solo. Quindi ricordiamoci che le cose da determinare sono 3, sono A, B e C. Quindi appunto non riesco a trovare prima la parabola, nel senso che io ho proprio bisogno di 3 informazioni per poter trovare la parabola. Questo dipende a monte dal fatto che se voglio determinare 3 cose ho bisogno di 3 equazioni in 3 incognite. Questo è un principio basilare dei sistemi lineari, sui quali non penso, diciamo, che comunque uno abbia abbastanza skill e informazioni al riguardo. Perciò comunque vedremo pur sempre un approccio del tutto pratico. Ossia, quindi abbiamo stabilito di avere bisogno di 3 equazioni. Ora dobbiamo sostituire appunto questi punti. Andiamo e partiamo dal primo punto. Siccome il primo punto è di coordinate 1, 0, vuol dire che al posto della y devo mettere 0, mentre al posto della x dovrò mettere 1. Quindi qui avrò a per 1 al quadrato, ma 1 al quadrato fa sempre 1, quindi non dovrei scriverlo, lo scrivo giusto perché è la prima volta, più b per 1, e poi c non ha una variabile al suo fianco, quindi rimane così come sta. Allo stesso modo dovrò fare per quanto riguarda il punto b, quindi anche in questo caso scrivo 0, perché anche in questo caso la y del punto b è 0, e quindi qui avrò a per 3 al quadrato più b per 3 più c. Qui adesso non è più facile come prima il discorso, perché appunto ho sia 4 che 3, quindi che vuol dire questo? Che non ho più 0 e me la sbrigo subito, dovrò metterci 3.
Vedremo poi più avanti che appunto più zeri ci sono, più facili vengono i conti naturalmente. In questo caso adesso al posto della x ho 4, quindi dovrò mettere a per 4 al quadrato più b per 4 più c. Arrivati a questo punto, quindi il nostro problema è andare a risolvere questo sistema lineare. Quindi prima di procedere, che cosa faccio? Inizio a riscrivermelo in maniera più ordinata, ossia cerco un attimo di andare a semplificare, fare le primissime semplificazioni del caso. Quindi nella prima equazione ho esattamente a più b più c, nella seconda avrò il quadrato di 3 che è 9, quindi ho 9a più 3b più c, e nell'ultimo ho 4 per 4 che fa 16, quindi 16a più 4b più c. Adesso diciamo inizia appunto la peripezia del problema, perché qui adesso devo ingegnarmi su come andare a risolvere un sistema di 3 equazioni in 3 incognite. Quindi adesso noi abbiamo impostato un sistema e dobbiamo cercare di cavarci fuori delle soluzioni. Siccome il problema appunto ci dà un sistema di 3 equazioni in 3 incognite, noi dobbiamo cercare innanzitutto di abbassare il numero di incognite, quindi trovare degli stratagemmi che ci permettono di andare a semplificare il discorso. Quindi adesso il nostro obiettivo è quello di andare a determinare i coefficienti a, b e c. Per farlo abbiamo bisogno di risolvere un sistema, e se riusciamo a risolverlo riusciremo a trovare questi coefficienti, che per quanto riguarda la c sarà 3, per quanto riguarda la b sarà meno 4, per quanto riguarda la a sarà 1. 1 non c'è, 1 è sottointeso. Quando non c'è il coefficiente si presuppone che io possa sempre moltiplicare per 1. Allora, quindi la strategia secondo me più semplice è quella di risolvere il sistema in questo modo qua, con questo metodo che, ripeto, non insegnano a scuola. Io vado a prendermi la seconda equazione e ci tolgo la prima. Così facendo ottengo 9a meno a, che mi dà in totale 8a, 3b meno b, che mi dà 2b, c meno c mi dà 0, e poi lo stesso discorso devo fare per il termine noto, quindi 0 meno 0 mi dà 0. Adesso applico lo stesso discorso e mi prendo ad esempio la terza e ci tolgo la prima. Quindi ottengo 16a meno a per un totale di 15a, 4b meno b per un totale di 3b, e poi ho 3, che è il termine noto della terza, meno 0, che è il termine noto della prima, e quindi fa 3. Arrivati a questo punto, che cosa faccio? Mi accorgo che le equazioni hanno delle cose in comune. Ad esempio la prima è tutta moltiplicata con termini pari, quindi sarà sicuramente divisibile per 2. Se divido tutto per 2 ottengo 4a più b uguale a 0. Se invece guardo questa qui, mi accorgo che posso dividere tutto per 3 e quindi ottenere 5a più b uguale a 1. E quindi sono riuscito, combinando in maniera opportuna le prime 3 equazioni tra di loro, a ricavarmi 2 equazioni con 2 incognite, avendo così eliminato la variabile c. Adesso quindi mi ritrovo con un sistema di 2 equazioni in 2 incognite che sarà molto più facile da risolvere. Ad esempio, come lo risolvo? Vado a fare ancora qui una sottrazione tra la 2 di questo nuovo sistema e la 1 di questo nuovo sistema. 5a meno 4a mi dà in totale a, b meno b non rimane niente, 1 meno 0 mi dà 1. Ed ecco che in questo modo sono riuscito a determinarmi il primo coefficiente. Infatti, se noi vediamo nella soluzione, qui non c'è un coefficiente di fianco alla x quadro, e questo presuppone che quel coefficiente sia proprio 1. Una volta trovato una variabile, posso procedere a ritroso. Ad esempio, prendo l'equazione che più mi piace, tipo questa qui. Adesso io so che il valore di a è 1, quindi quando dico b uguale meno 4a e so quanto vale a, so che vale 1, allora qui posso dire b uguale meno 4 per 1, che fa sempre 4. Quindi anche in questo caso sono riuscito a trovarmi la b. Infatti vediamo che qui
il risultato era meno 4. Ora mi rimane da trovare la c, quella variabile che io all'inizio avevo eliminato in qualche modo. Allora vado a prendere l'equazione del mio sistema che più mi piace, ad esempio vado a prendere la prima, questa qui, dove appunto mi ricordo che a più b più c fa 0. Quindi che cosa faccio? Esplicito la c e mi porto le costanti che ormai conosco dall'altra parte, quindi meno a e meno b, perché quando le porto dall'altra parte devo cambiare il loro segno. A questo punto so che a vale 1, quindi qui ho meno 1, so che b vale meno 4, ma prima della b c'è un segno meno, quindi dovrò fare meno 4, quindi in pratica più 4. 4 meno 1 mi dà 3. Ed ecco che in questo modo, a patto di ragionare un pochettino, sono riuscito a trovare tutti i miei coefficienti e quindi a risolvere il problema che mi era stato assegnato. Da notare che appunto io considero questo metodo ultra semplice perché, come possiamo vedere, i passaggi sono veramente pochi, però c'è la pecca che bisogna ragionarci. Altrimenti qual è un altro modo di procedere? Appunto è quello purtroppo per sostituzione, cioè immagino di prendere appunto c come ho fatto in questo modo e poi dovrò prendere questa equazione e andare a sostituirla prima in questa e poi in questa, cioè facendo prendere alla c per esempio il posto di meno a meno b. Quindi effettuo tutte queste sostituzioni e mi ritrovo poi la soluzione. Però io preferisco usare questo metodo qui che ho imparato all'università, si chiama metodo di eliminazione di Gauss, proprio perché noi andiamo ad eliminare la variabile. In questo caso abbiamo deciso di eliminare la c, ma poteva essere una qualunque altra variabile. Poi a furia di fare esercitazione vedremo gli altri possibili casi.